Siamo venuti qui per mostrarvi qualcosa che in giro non si vede. Una delle navi tecnologicamente più avanzate e grandi del mondo che posa i tubi. Questa è una nave posatubi e voi vi starete chiedendo, ma tubi di cosa? Di gas naturale, di quel gas che arriva anche sotto i nostri fornelli, per intenderci. Questa nave si chiama Castorone, è lunga circa 300 metri e prima di posare i tubi in acqua, in realtà i passaggi sono diversi. Ora vi faccio una sintesi concettuale in modo da capire cosa si fa qui a bordo e poi andiamo a vedere tutto nel dettaglio. I passaggi sono 3. Le porzioni di tubo arrivano mano a mano durante la navigazione da navi più piccole e vengono trasferite a bordo grazie a delle gru. Finiscono poi al piano inferiore dove vengono saldati a gruppi di 3 e infine salgono al piano intermedio dove si assembla il tubo, lo si manda sott'acqua e la nave avanza e così via. Questo è il concetto. Ora che il quadro è più chiaro, andiamoci a divertire. Wow! Ta-da! Questo è il parcheggio dei tubi. Ogni tubo è 12 metri e facciamo una cosa. Me lo fai venire qua, vicino. Vai, vai. Vai. Stop. Grazie. Allora dicevamo, lunghezza 12 metri e 20, diametro 40 cm, spessore 25 mm circa, poi la dimensione cambia in base al progetto. Solitamente sono fatte in acciaio perché devono resistere alle altissime pressioni sui fondali marini. Ora andiamo a vedere come vengono assemblati questi singoli pezzi e andiamo giù in prefabbrica. Qui i tubi subiscono 3 lavorazioni. Questa è la prima. Prima di tutto li si prepara alla saldatura, levigando i bordi con 12 macchine dette cianfrinatrici. I singoli pezzi vengono poi saldati a gruppi di 3 e infine rivestiti di materiali speciali che li rendono adatti a stare sott'acqua e a garantirne la protezione meccanica. E ora veniamo al pezzo forte, dove i tubi vengono assemblati tra loro per essere calati in acqua. Entriamo in firing line. Qui i pezzi saldati in prefabbrica vengono uniti tra loro a formare un tubo unico che scorre lungo questi cingoli. In fondo il tubo finirà in acqua. Lungo il percorso incontra 5 postazioni di lavoro. Le prime 3 sono per la saldatura, poi c'è il controllo a ultrasuoni su ogni singola giuntura per accertarsi che non ci siano difetti che possano poi causare delle perdite di gas e infine anche qui si fa il rivestimento protettivo. Nota interessante, lungo il percorso il tubo viene tenuto in tensione da queste 3 gigantesche morse perché non si deve mai piegare, perché altrimenti si potrebbe spezzare e scivolerebbe giù in acqua. E ora, alla fine della firing line, sicuramente il momento più spettacolare. Guardate, il tubo si inabissa. L'ultimo tratto è un braccio mobile chiamato stinger, in inglese pungiglione, perché sembra proprio il pungiglione di un'ape che si inclina giù e su. Lo stinger è fondamentale, serve a far mantenere la giusta inclinazione al tubo in modo da piegarlo il giusto senza che si spezzi mentre viene calato sul fondale che può essere profondo dai 30 metri, quindi shallow water, fino a 3000 metri, quindi deep water. E ora andiamo a vedere il tubo sott'acqua. Con questi mini sottomarini telecomandati, che in gergo si chiamano Remote Operated Vehicle, è possibile vedere cosa succede giù e non solo. Sono anche delle sentinelle antiperdita, infatti hanno dei sensori in grado di individuare eventuali perdite di gas lungo la linea. Possono addirittura fare delle riparazioni con estrema precisione e arrivano perfino a montare minuscoli bulloni. E tutto ciò con un joystick, sembra tipo un videogioco, è incredibile. Non potevo non portarvi qui, cioè al DP Bridge, cioè il ponte di Dynamic Positioning. Che cos'è questo Dynamic Positioning? Seguitemi. La nave quando posa il tubo ha bisogno di essere stabile, di seguire una rotta ben precisa. Come lo fa? Attraverso un sistema estremamente avanzato che si chiama appunto di posizionamento dinamico.
Si tratta di un sistema tecnologico automatizzato che tiene conto delle correnti, del vento e di tante altre variabili, che muove tutte le eliche della nave per tenerla perfettamente in linea, e si procede così percorrendo dai 2 agli 8 km al giorno. Domanda, e in caso di maltempo e di forti mareggiate? In caso di forti mareggiate le operazioni di posa del tubo si fermano e che cosa succede secondo voi? La nave si muove tremendamente, quindi il tubo rischierebbe di rompersi. Da ignorante penserei, bisognerebbe lasciare il tubo sul fondale, poi quando passa la mareggiata in qualche modo lo tiro su. È una parola, cioè come fai a tirare su un tubo così pesante? D'altronde qua il fondale è a circa 2200 metri. Ci vorrebbe una fune lunghissima. Cosa ce l'abbiamo? È la fune antitorsione più lunga del mondo, 3850 metri. Vedete, praticamente è avvolta attorno tipo al mulinello della canna da pesca. In gergo si chiama verricello. Se ci fate caso è srotolato, perché? Perché proprio durante le riprese il maltempo ha costretto a mollare il tubo sul fondale. Pazzesco! Cioè, capite cosa c'è in giro per il mondo? Comunque su questa nave ci sono circa 600 lavoratori tra tecnici, ingegneri, marinai. Si tratta di professionisti altamente specializzati che provengono da più di 30 nazionalità diverse. Ci sono tanti italiani perché questa nave, indovinate un po', è di un'azienda italiana, la Saipem, che è specializzata anche in queste attività incredibili offshore. E vorrei ringraziare proprio Saipem e tutto il personale di bordo per averci accolto e per aver sostenuto la nostra missione divulgativa. D'altronde è stato bellissimo vedere tutti, anche qui ci sono un sacco di fan di Geopop, bellissimo. E ovviamente ringrazio tutti voi per averci seguito fino alla fine. Ci vediamo alla prossima, sempre qui su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao!